Allora, ragazzi, bentornati. La stagione di Formula 1 2025 è ormai alle porte e questo vuol dire solo una cosa. È tempo di pronostici, signori, è tempo di andare a definire la nostra prediction, quella che sarà la classifica di Formula 1 2025, secondo il mio modestissimo punto di vista. 20 piloti compongono la griglia di Formula 1 quest'anno, per il quinto anno consecutivo vi delizio dei miei pronostici. Ogni tanto va bene, ogni tanto va male, diciamo che se si alterna nella maniera corretta quest'anno dovrebbe andare bene, e dato che questa alternanza ci piaceva molto ho deciso di complicarmi un po' la situazione andando a pronosticare la season prima dei test prestagionali. Video difficile registrato pre-test del Bahrain, quest'anno si incomincia da Melbourne e lo iniziamo subito a cannone con una primissima sparata con una di quelle cose che a parere mio può avvenire in questa stagione, perché questa potrebbe essere l'ultima stagione di Lance Stroll. Lo dico fin da subito perché non succede, ma qualora dovesse succedere, ragazzi, sarà un momento incredibile, ci avrò preso la prediction, ma vi prometto che ci arriviamo. Andiamo con ordine. Bentornati sul canale, per chi fosse nuovo io sono Tonio e per ormai il quinto anno consecutivo vi delizio della mia prediction della stagione di Formula 1. In questo caso la season 2025 si preannuncia entusiasmante, ci sono tantissime nuove leve in griglia e se lo scorso anno il livello della Formula 1 era già alto, quest'anno si alza ulteriormente. I nuovi innesti come Gabriel Bortoleto, Isaac Hadjar, Andrea Kimi Antonelli, Oliver Berman, Jack Doohan, forse quest'ultimo un po' sì, ma non vanno assolutamente sottovalutati. Lewis Hamilton approda in Ferrari, Liam Lawson in Red Bull. Quest'anno è molto facile sbagliare ed è una frase che vado a dire volontariamente per giustificare le eventuali cappelle che avrò fatto. Ed è proprio da qui che getto le basi per il primo colpo di scena della stagione. Questa, signore e signori, potrebbe essere l'ultima stagione di Lance Stroll in Formula 1. Adesso, ragazzi, prima o poi deve accadere. E mai come quest'anno credo che ci sia la possibilità e la finestra per vedere Lance Stroll da un'altra parte. Perché però penso ciò? Perché nonostante l'arrivo di Adrian Newey e di Enrico Cardile, andando quindi un po' in contrapposizione con l'opinione che generalmente ho letto negli ultimi mesi, Aston Martin sta gettando le basi per una rivoluzione totale e per un 2026. Soffermare tutte le energie nel 2025, consapevoli che McLaren, Red Bull e Ferrari partono con un notevole vantaggio, potrebbe non avere senso. Quest'anno quindi la stagione potrebbe essere deludente e questo può portare magari Lance Stroll o anche Fernando Alonso, se non entrambi, non è uno scenario da escludere, potrebbero lasciare il sedile. È un grande azzardo, ma fidatevi che può accadere, mai come quest'anno può accadere. Ne riparleremo quando reagirò a questo video. Faccio quindi un saluto al Tonio del futuro, sperando sia andata bene. Io ovviamente vi invito a iscrivervi al canale perché potrebbe essere l'ultima prediction che faccio quest'anno, ci sto pensando ragazzi, devo dire la verità, dei dubbi sulla continuazione di questo canale ci sono. Poi magari ci faccio un video dedicato, magari non uscirà mai niente, ma a questo video reagiamo sicuro. Bene, detto questo, se vi siete iscritti al canale passiamo oltre, la prima sparata l'ho fatta, passiamo alla classifica dove le sorprese non mancano. Il primo nome che faccio e lo vado a inserire in ultima posizione, ragazzi, troviamo Jack Doohan. Se ci avete fatto caso non ho inserito Jack Doohan in 20ª posizione, bensì in ultima posizione, perché vado a considerare Franco Colapinto un nuovo pilota Alpine. Questo perché per me è letteralmente impossibile che questo pilota non prenda parte a X gare. È impossibile, è inammissibile per quanto l'hai pagato e perché letteralmente hai dimostrato di non avere fiducia nei confronti di Jack. C'è troppo scetticismo, gli hai dato l'ultimatum già prima di iniziare il campionato, c'è anche Paul Aron tra i possibili piloti in sostituzione, tempo 4-6 gare e il pilota probabilmente lo mandano a casa. 20ª posizione, il prossimo nome è Isaac Hadjar, altro nome un po' in bilico, se rimane lo stesso pilota che abbiamo visto nella season di Formula 2 2024 è difficile lui riesca a continuare a proseguire il suo percorso in Formula 1. Credo ci regalerà tanti bassi, magari qualche sorpresina, ma tendenzialmente la stagione sarà da bocciare. Inoltre la sua situazione non è ai livelli di Jack Doohan, però anche in questo caso Red Bull non sembra proprio voglia puntare su questo pilota. Vedo gli occhi più puntati su Arvin Lindblad, che vedremo probabilmente prima o poi in Formula 1 è un altro nome di quelli che arriverà. Potrebbe quindi star scaldando la poltrona a qualcun altro. Passando oltre, in 19ª posizione troviamo Lance Stroll. Ho già espresso tutti i miei dubbi riguardanti questo pilota, di conseguenza non penso occuperà posizioni molto belle. E quindi 19ª posizione, che pesa molto. 18ª posizione, ragazzi, lo so, fa male, non è un bel nome da mettere qui in fondo, ma credo che Nico Hülkenberg occuperà le posizioni più basse della classifica. Anche qui, in questo caso io vedo tante modifiche, tanti innesti, più in ottica 2026. Non credo sarà una stagione totalmente da buttare, ma sicuramente sarà sacrificata per dare spazio alla
Audi di Mattia Binotto, di cui è il progettista, e di Jonathan Whitley, di cui sarà il team principal. Tornerà sicuramente utile, ma pensare a una stagione come quella del 2024 è molto difficile. Io prevedo un tracollo verticale e qualora dovesse fare anche solo qualche risultato simile a quello del 2024 ha fatto una stagione capolavoro. Passiamo però al pilota successivo. In 17ª posizione sono andato a inserire Yuki Tsunoda, una scelta anche qui molto difficile ma che deriva da diversi fattori, in primis perché credo che la famiglia Red Bull si trovi in difficoltà e quindi potrebbe non beneficiare di una vettura all'altezza, che può passare anche per la poca motivazione che hai in pista, perché sei stato di nuovo non scelto da Red Bull e credo che arrivato a questo punto in Red Bull non ci andrai mai, anche se quel posto soprattutto quest'anno forse se lo meritava. Penso che la testa di Yuki sarà piena di pensieri, probabilmente potremmo non rivederlo più in Racing Bull e vi dirò anche dopo tanti anni forse è anche meglio così. Passiamo però adesso alla 16ª posizione, dove sono andato a inserire Gabriel Bortoleto. E possiamo dire che Gabriel in 16ª posizione è una sorpresa? Posizione bilanciata, perché tutte le parole che ho detto nei confronti di Nico Hülkenberg le possiamo traslare nei confronti di Gabriel Bortoleto. L'ho piazzato davanti a piloti che hanno tanti anni alle spalle in Formula 1, tipo Nico Hülkenberg, tipo Yuki Tsunoda e tipo Lance Stroll. Rimanendo coerenti al discorso di Stake che probabilmente vedrà questo anno di passaggio, credo che la 16ª posizione per Bortoleto sia un grande colpo di scena, è un ottimo inizio. Magari può deludere un pelo a inizio di stagione, ma trovata la quadra mi aspetto un Gabriel Bortoleto costante. Ma passiamo oltre, perché in 15ª posizione ragazzi sono andato a inserire Franco Colapinto. Qualora subentrasse subito tra la quarta e la sesta tappa può tranquillamente centrare la 15ª posizione. Se invece a Duan viene data una possibilità un po' più lunga, probabilmente io lo switcherei con Tsunoda. Non mi aspetto un rientro in pista dirompente, ma sicuramente meglio del pilota uscente. Dopo aver fatto un torto alla Williams, dopo che lo hai pagato, non ha senso tenerlo in panchina, quindi me lo aspetto in realtà subito. E quindi in questa prediction faccio tutto io, me la gestisco un po' come mi pare. Colapinto subentra al posto di Duan chiuderà 21esimo, Colapinto 15esimo. Stroll out, perché no? E a questo punto Yuki Tsunoda va proprio in Aston Martin. Guardate che non è impossibile, fidatevi, perché in questo video vedo, prevedo e intravedo, poi vedrete. Passiamo però oltre, 14ª posizione, anche qui chiamata molto difficile. Sono andato a piazzare Oliver Berman, una chiamata non semplice perché l'Olli Berman che abbiamo visto in Formula 2, se pensiamo al 2023 è un signor pilota, se pensiamo al 2024 qualche perplessità sale, ma credo che nella stagione 2024, oltre a tanta sfortuna dovuta al regolamento, si sia sentito più un pilota di Formula 1 che di Formula 2. Detto questo, non credo deluderà le aspettative nel 2025, anzi, considerando quello che ha già fatto in Ferrari e in Haas, penso che rimarrà sulla falsa riga. E in realtà, qualora dovesse chiudere 14esimo, Ferrari dovrebbe iniziare anche a farsi qualche domanda. Prossimo, 13ª posizione. Ragazzi, qui ho inserito Pierre Gasly. Anche qui una bella sorpresa in positivo, liberatosi di Esteban Ocon, che giustamente anche rivendicava il ruolo di primo pilota in Alpine insieme a proprio a Pierre Gasly. Con l'appoggio totale del team potrebbe definitivamente riprendersi. E il Brasile ha un po' sporcato le statistiche. Diciamo che il 2025 può dare una nuova luce alla carriera di Pierre Gasly, che per un secondo vacillava. Niente miracoli, ma sicuramente meglio del 2024. E anzi, in realtà è un'ottima stagione. Eppure però in 12ª posizione sono andate a inserire Esteban Ocon. Anche in questo caso, liberatosi di Pierre Gasly, che giustamente rivendicava un ruolo da primo pilota, potrebbe trovare tranquillità. L'ho messo davanti al suo ex compagno di squadra soltanto perché credo che la vettura farà la differenza. Haas è reduce da una stagione 2024 incredibile, con Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, che hanno fatto entrambi un'ottimissima stagione, sicuramente più che sufficiente, ma se li togli entrambi per Esteban Ocon e Olli Berman c'è stato uno step in avanti. Ci sono tutti i presupposti per pensare che Haas possa fare bene. Quindi per Gasly e per Ocon benedizione che non siano più insieme in squadra, però anche se separati credo che in pista continueranno a darsela. A chiudere invece la classifica di destra, in 11ª posizione ragazzi sono andate a inserire Alexander Albon, un signor pilota che merita assolutamente di ritornare in quelle posizioni e credo che con questa nuova Williams la possibilità ci sia. La FV47 già è una vettura stravolta, la sospensione posteriore è diversa, le attese sono diverse. Sono abbastanza convinto che l'arrivo di Carlos Sainz darà una nuova linfa a questo team, una nuova motivazione, dato che comunque lo scorso anno ha chiuso nono con 17 punti. È vero, non sei riuscito a mantenere Colapinto, ma hai fatto un notevole step in avanti e forse rimpiangerlo non ha neanche senso. E quindi Alexander Albon 11esimo è assolutamente fattibile.
incredibile, ma non si piazzerà davanti al suo nuovo compagno di squadra, che non so se ho esagerato, ma sono andato a inserire in 10ª posizione. In questa prediction, come avrete capito, sono estremamente ottimista nei confronti della Williams. Non c'è un reale motivo per esserlo, però in questo momento storico, ricordiamoci che siamo sempre al 15 febbraio, Carlos Sainz non è un pilota che merita la Williams. Se non dovesse farsi abbattere da una sfida che forse non gli compete, ma l'abbraccia e la sposa, può riportarlo a fare davvero tanto bene. Dipenderà tanto dalle motivazioni, perché qualora dovesse abbattersi potrebbe anche tranquillamente scendere nelle posizioni più basse. Siamo passati quindi dall'altro lato della classifica e in 9ª posizione, ragazzi, sono andato a inserire Fernando Alonso. Nonostante sia il rookie per eccellenza in griglia, l'età, ragazzi, anche per lui continua ad avanzare e in questo caso credo di essere stato ancora un po' ottimista nei suoi confronti. Credo ancora che la sua abilità nella gestione della gara possa fare la differenza anche nel 2025. Tuttavia, battagliare con asse Williams può non farti essere tranquillamente nono. Diciamo che negli ultimi anni Fernando Alonso è sempre stato quel pilota che vai a prendere perché sei certo che si piazzerà nono, ottavo. Se lo piazzavi in questo range non sbagliavi quasi mai. Adesso la vedo un po' difficile. È quasi un azzardo dire che Fernando Alonso confermerà la 9ª posizione. Ragazzi, questa potrebbe essere davvero l'ultima stagione di Fernando Alonso. Passiamo però oltre, perché ragazzi in 8ª posizione sono andato a inserire Andrea Kimi Antonelli. Di Kimi Antonelli, ragazzi, su questo canale ho parlato letteralmente tutte le lingue, ne ho parlato in tutte le salse. Oggi io non ho dubbi, però pensare che con lui non si sentirà la mancanza di Lewis Hamilton, ragazzi, è impossibile e non dobbiamo pensare in nessun modo che lui andrà a sostituire Hamilton. È un rookie e in quanto tale credo che centrare l'8ª posizione non è per niente male. A parer mio lo troveremo costantemente dentro la zona punti. Un podio glielo auguriamo, un podio te lo auguro, Andre, non è impossibile, ma la mancanza di esperienza, ragazzi, c'è, si farà sentire, gli errori ci saranno ed è normalissimo sbagliare. Ha un futuro davanti a sé, Mercedes potrebbe non essere concentrata al 2025, probabile e non impossibile. Qualora dovesse fare una stagione superlativa, va a impensierire il prossimo pilota, Liam Lawson, che ho inserito in 7ª posizione. L'ho messo davanti complice un po' il vantaggio che ha in termini di esperienza. Non credo che Red Bull porterà delle macchine rivoluzionarie, dei risultati incredibili. Diciamo però che quello che mi aspetto da Liam Lawson è un gap decisamente più piccolo rispetto a Max Verstappen. Tradotto non vuol dire che andrà a impensierire Max Verstappen, ma semplicemente non ci sarà un gap di 285 punti che c'è stato con Checo Perez. Penso si intuisca che è un po' troppo. Prossimo pilota, 6ª posizione. In 6ª, ragazzi, sono andato a inserire George Russell. Russell, ragazzi, credo che sia maturato davvero tanto, soprattutto nell'ultima stagione. Ormai mi fa anche un po' strano dirlo, ma in realtà è diventato uno dei grandi della categoria ed è anche il pilota giusto da affiancare a Kimi Antonelli. 6 anni di F1 lo mettono nella condizione di essere considerato un po' un fratello maggiore. È reduce da una stagione formidabile che credo in parte replicherà, e ci voleva, perché il 2024 forse va a confermare il salto di qualità di questo pilota, che potrebbe essere stato fatto da un altro, ma di lui si parlerà dopo. Nonostante la macchina non fosse competitiva, si è piazzato sempre davanti a Lewis Hamilton, salvo pochi momenti, ma sempre davanti a Lewis Hamilton, soprattutto in qualifica. Però credo ripeterà quanto di buono fatto proprio l'anno scorso, per il semplice motivo che non mi aspetto una Mercedes migliore di Ferrari, McLaren e di Verstappen. Dispiace perché è tra i piloti che meriterebbe un titolo arrivato a questo punto, ma farà una stagione simile con una macchina simile. Passiamo invece adesso alla zona calda della classifica. Siamo in top 5. In 5ª posizione, ragazzi, sono andato a inserire Oscar Piastri. Questo perché c'è qualcosa che non mi convince di Oscar, anche se nel complesso penso possa diventare un pilota migliore di Lando Norris. Ho tantissima fiducia in lui, ma allo stesso tempo, se nel 2025 la Ferrari dovesse accorciare il gap nei confronti di McLaren, cosa che mi auguro e spero accada, alla lunga Oscar non credo vada a prevalere sul pilota che ho piazzato davanti, perché qualche caduta nel 2024 l'ha fatto e quindi quei momenti di incostanza potrebbero metterlo in 5ª posizione. E in 4ª posizione, ragazzi, io ho messo Lewis Hamilton. Per Lewis Hamilton, ragazzi, secondo il mio modestissimo punto di vista, perché già immagino che qualcuno non condividerà questa mia posizione, credo sarà una stagione durissima, soprattutto perché qualora McLaren e Ferrari dovessero avere una vettura vagamente simile in termini di risultati, chi ne approfitterà soprattutto all'inizio perché conoscerà la propria vettura sono Oscar Piastri, Lando Norris e Charles Leclerc. Poi ovviamente Max Verstappen non lo puoi mai togliere da lì. Per questo motivo lo inserisco in 4ª
quarta posizione e non è nemmeno scontato la Cint, perché appunto c'è anche Oscar Piastri. L'ho piazzato comunque davanti perché credo che la sua straordinaria gestione delle gomme, la sua costanza alla fine lo premieranno, proprio agli antipodi se pensiamo a Oscar Piastri, che credo possano condannarlo. Ma prepariamoci ragazzi alle qualifiche. Se Ferrari non dovesse fare un grande step in avanti in questo senso, Hamilton potrebbe non sempre fare dei grandissimi risultati. Sono sicuro che questa quarta posizione creerà un po' di disappunto nei commenti, ma dal mio punto di vista credo che non sia neanche poi così tanto male. Se vi va, ditemi la vostra nei commenti, e visto che ci troviamo, ricordatevi di inserire la vostra prediction. Lo scorso anno, quando ho reagito al video predizioni della stagione, ho letto anche i vostri commenti ed è stato divertente, mi sono sentito meno solo. Superiamo però la parentesi di Lewis Hamilton e passiamo alla terza posizione, perché anche qui scelta molto forte, ma sono andata a inserire sul gradino più basso del podio Max Verstappen, e anche qui questa sarà una scelta che farà tanto discutere, e in parte la capisco anche. Quello che sicuramente non andiamo a discutere è che Max Verstappen è il pilota più in forma attualmente in Formula 1, è il pilota da battere oggettivamente, è lui in quanto campione del mondo in carica, rimane nettamente il più forte in griglia, non si discute assolutamente quello, ma se la vettura di casa Red Bull dovesse rimanere uguale, dovesse rimanere statica, o l'evoluzione che subisce rimane sulla falsa riga del 2024, non c'è più la possibilità per lui di lottare. Il Max Verstappen finale ha sofferto tanto, il Max Verstappen del finale 2024 ha tirato fuori dei miracoli e non puoi portare a casa 24 miracoli. Qualora riuscissero a portare una macchina che almeno si avvicina a McLaren e Ferrari, che non è troppo lontana, che può pensare di battagliare, Verstappen il mondiale lo porta a casa. Ma se la premessa è la stagione 2024 tra storie e scandali, una macchina che alla fine è rimasta stagnante, Verstappen fa un miracolo chiudendo terzo. E quindi, come avrete forse ben intuito, alla fine chi secondo me se la andrà a giocare per il titolo sono questi due piloti qui, Charles Leclerc e Lando Norris. Ma chi lo porterà a casa il titolo? Dal mio punto di vista, e ricordiamoci sempre che siamo a febbraio, la lotta al mondiale sarà serratissima. Nonostante Lando Norris arrivi da una stagione ricca di errori, in parte dovuti al pilota, tanti dovuti al pilota e alcuni anche dovuti a un team forse poco pronto, poco preparato alla lotta al titolo, c'è quella Abu Dhabi 24 che mi terrorizza. Ho paura che quella gara lì abbia fatto fare uno step in avanti a Lando. È lui il pilota che menzionavo quando parlavo di Russell. Abbiamo visto nell'arco del 2024 un Lando Norris che a Singapore quasi la lanciava da solo al muro, mentre ad Abu Dhabi, e lì non c'era nessuna pressione, che Oscar Piastri era uscito, il mondiale era in bilico, Leclerc rimontava posizioni su posizioni, Carlos Sainz faceva il suo lavoro e lo faceva anche bene, non era lì tanto per come magari nel 2023, con tutti gli occhi puntati addosso perché sai che sbaglia, perché sai così e colà. L'ha portata a casa facendo un garone, e ho paura che proprio da lì sia scattato un nuovo Norris. Quindi dal mio punto di vista non c'è una via di mezzo, o Norris ha fatto un balzo in avanti o Norris è lo stesso dello scorso anno. Qualora ha fatto questo step in avanti, ragazzi, il favorito è lui, parte con la macchina migliore e in teoria è suo. Ho paura quindi che all'ultimo il mondiale lo porta a casa prima Norris che Leclerc. Però ragazzi, se c'è la macchina io credo che lo porti a casa Charles. L'unico errore che forse stiamo commettendo un po' tutti è il pensare che con l'arrivo di Lewis Hamilton quel gap che c'è da McLaren automaticamente non esiste più. Sotto questo aspetto l'entusiasmo, il clima che si è creato, l'ambiente di lavoro sicuramente migliore può portare il team a progettare una macchina migliore, perché tra i due chi vedo più propenso a lottare per il titolo è ancora Charles. Dal mio punto di vista Hamilton può lottare per il titolo soltanto se la Ferrari ha una macchina estremamente migliore rispetto agli altri, e a quel punto se lo gioca con Charles. Però questo è uno scenario talmente fantastico che neanche lo vado a simulare. Quindi Norris è il favorito e con grande probabilità penso possa portare il titolo a casa. Ma lo scorso anno, pronosticando il vincitore, non ho portato sfortuna a quest'ultimo, ho detto Max Verstappen e Max Verstappen è stato. Quest'anno ragazzi io Charles Leclerc comunque me lo gioco, perché credo che la macchina alla fine la Ferrari ce l'avrà. Quindi in seconda posizione Lando Norris e in prima Charles Leclerc. Ora fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, non credo di aver portato uno scenario così trascendentale. L'unica cosa che vi chiedo, se siete arrivati fin qui, iscrivetevi al canale, magari un Luigi nei commenti che aiuta per l'algoritmo, aiuta davvero tanto a far crescere il canale e a supportarlo. Iscrizione e commento, li ripeto sempre, fanno una differenza incredibile. Seguitemi sui social, mi raccomando, trovate tutto in descrizione. Io vi saluto da Tonio, era tutto, passo e chiudo.